L'ultima vettura che mi ha strappato qualche lacrima è stata la EV110 Supersport. 4 turbo, 60 valvole, 4 ruote motrici, che allora Ferrari aveva tentato già 2 o 3 volte di fare 4 ruote motrici, ma poi non le aveva mai messe in produzione. La fabbrica era bellissima anche quella, perché insomma la gente non andava mai a casa, dovevamo proprio spingerli fuori, perché se no stavano lì anche la domenica, non c'era verso. Si correva cercando di portarvi un po' di lavoro al tuo collega per risparmiargli qualche cosa. Per noi lo straordinario era diventato ordinario, lavorare il sabato e la domenica o in agosto era bello, era qualcosa di unico, e unico è rimasto. Finché il giorno in cui mi sono messo a sedere sul primo prototipo e ho percorso un pezzo di strada da Campogalliano a Carpi, ho capito che avevo fatto la scelta giusta. Sicuramente, posso dirlo oggi, dopo 40 anni insomma, che faccio questo mestiere, che sono nel mondo delle automobili, la più bella esperienza che io abbia mai vissuto. Ecco, quando noi abbiamo deciso di partire con la rinascita della Bugatti, chiaramente ci siamo posti questo problema di immaginare come sarebbe stata una macchina Bugatti all'epoca se avesse continuato nella sua evoluzione, eccetera. Siccome la Bugatti è sempre stata un po' molto innovatrice nel suo campo, quindi anche noi abbiamo cercato di fare in modo tale che questo modello fosse decisamente più avanzato rispetto agli altri, e quindi le tecnologie molto più avanzate, anche senza proprio fare un calcolo molto economico. Diciamo che abbiamo puntato molto sui telai in carbonio, poi la carrozzeria leggerissima in alluminio, il motore era un 12 cilindri con 5 valvole per cilindro, era di alluminio e di magnesio, molto leggero, e contemporaneamente nel motore c'era anche tutta la trasmissione perché potesse avere le 4 ruote motrici, quindi era un motore fantastico che permetteva di realizzare in questo gruppo qualcosa di eccezionale, eccetera. Cioè non abbiamo preso il motore di una Chevrolet, il telaio della Buick e poi abbiamo fatto chissà che cosa. No, abbiamo proprio fatto una Bugatti dall'A alla Z, proprio col primo foglio di carta bianca fino a tutti i 9000 pezzi diversi che componevano questa macchina. Quella Bugatti, le EB110, tutta una meccanica particolare, che non c'entrava più niente con Lamborghini, anche se erano 12 cilindri, ma messo completamente diverso, 4 turbo, 60 valvole, 4 ruote motrici, che allora Ferrari aveva tentato già 2 o 3 volte di fare 4 ruote motrici, ma poi non le aveva mai messe in produzione. Se non che un giorno mi arriva una chiamata dall'ingegnere Stanzani, il quale mi dice: Loris, quando è che vieni qua? Quanto ti vuole per licenziarti? Vieni qua, dove così? Avevo già sentito questa Bugatti, questa cosa che stava nascendo non molto lontano da noi, qui a Campogalliano, però ero riuscito a traguardare il mio sogno, no? Quello di guidare le Lamborghini, che poi ci sono nato con le Lamborghini. Un po' di titubanza così ce l'ho avuta, devo ammetterlo. Insomma, non sapevo quello che lasciavo, non sapevo quello che avrei trovato. A volte partono delle iniziative che poi non sempre vanno a buon fine, quindi così. Però avevo già imparato quello che volevo imparare, mi sentivo che volevo crescere e mi sono detto: chissà, forse lì ho possibilità di vedere qualcosa di nuovo, anche perché poi
quello che si poteva già leggere sul giornali, così insomma, che annunciavano ci sarebbero state i turbo, cose che io non conoscevo, 4 ruote motrici, insomma tutte cosine tecnologicamente interessanti, insomma, che poi si sono dimostrate effettivamente insomma, essere. E allora presi il rischio e ritornai e ricominciato da zero, perché poi quando sono entrato in Bugatti ero il numero 7 come cartellino, ero uno dei primi, non c'era niente, c'era un cantiere e devo ammettere che inizialmente almeno il primo anno mi sono chiesto molte volte se i miei colleghi quando mi hanno visto andare via così mi hanno detto ma tu sei matto, che non avessero avuto ragione. La mia era il desiderio di poter, ormai mi sentivo pronto, tecnicamente io ero preparato, no? Perché quando ho preso quella decisione lì era già da anni che studiavo tutto quello che c'era, che riguardava l'automobile eccetera, e la Bugatti per me era sicuramente la marca più importante a livello mondiale. Anche Ferrari si ispirava alla Bugatti quando doveva fare qualcosa di nuovo, andava a vedere sempre che cosa aveva fatto Bugatti. E quindi quando la Bugatti ha cessato la produzione per me è stato uno shock e a quel punto ho detto beh insomma se non lo fa nessuno ci provo io, ma chiaramente bisogna lavorare come dei matti per poter arrivare ad avere i capitali necessari e poi facciamo sia l'automobile, ma sì, l'automobile non basta, bisognava fare anche uno stabilimento adatto e quindi è stato fatto lo stabilimento adatto alla possibilità per la gente di dare il massimo, capisce, perché soltanto se lei in un ambiente qualificato, a contatto con la natura, proprio per noi era essenziale, e con una luminosità incredibile, possiamo dare il massimo. Infatti l'abbiamo visto come i nostri tecnici proprio si erano buttati in questa impresa con un entusiasmo incredibile, veramente, e poi anche vedendo come veniva considerata dalla concorrenza dell'epoca, diciamo, il fatto che venissero in delegazione continuamente gli amici della Porsche, gli amici della Mercedes, della BMW che chiedevano di poter visitare lo stabilimento, questo ci ha dato la misura che avevamo fatto centro per quanto riguardava l'aspetto estetico, ma noi sapevamo che era molto più importante l'aspetto proprio del benessere per le persone che erano lì dentro. Poi è cominciato ad arrivare il telaio, abbiamo cominciato ad assemblarlo, il motore che ha cominciato a girare il banco e così l'abbiamo messo in vettura, insomma abbiamo lavorato giorno e notte, è stato molto 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 bello, finché il giorno in cui mi sono messo a sedere sul primo prototipo e ho percorso un pezzo di strada da Campogalliano a Carpi, ho capito che avevo fatto la scelta giusta. Poi naturalmente con questa persona io ho detto era impossibile per me lavorare con questa persona, questo socio di maggioranza, al che a un certo punto, dopo aver fatto i 3 prototipi iniziali della Bugatti, io venni via. È stato veramente, eravamo sotto pressione perché poi ci siamo trovati improvvisamente che l'ingegnere dell'epoca, invece di fare una Bugatti, tendeva a fare un'automobile che ricordasse il suo tipo di attività. Lui aveva lavorato alla Lamborghini, poi mi presenta questa macchina come per dire guarda che bella, no, questa macchina qui non è una Bugatti, per cui la cancelli immediatamente. Come che no, questa qui non è una Bugatti, per cui via, non voglio più vederla. E il telaio anche faceva pietà perché era un telaio in honeycomb, sa, quella fogliolina di alluminio sopra, una fogliolina di alluminio sotto e poi un nido d'ape tra un elemento e l'altro. Va benissimo per automobili estremamente leggere che durano 1, 2, 3 gare al massimo, poi dopo il telaio viene rifatto perché si muove, questi chiodini che tengono insieme il tutto si allentano ed è un macello, anche se ci sono delle colle, delle robe, però insomma è un vero schifo. Inizialmente c'erano tantissime scelte tecniche che un po', diciamo così, all'avanguardia, un po' tutte da scoprire.
questo telaio non più in tubolare come si era soliti fare le supercar prevalentemente, quindi non più questi tubi saldati, questi tralicci così, ma era un telaio, un monoscocca, che poi dopo i primi 5 telai in alluminio sono stati arrivati il carbonio, la trasmissione 4 ruote motrici, tutta da mettere a punto, una macchina molto compatta, insomma, che aveva anche problemi di riscaldamento che poi sono stati risolti. Insomma, c'è stato parecchio da lavorare. Era una vettura con un passo di 2550, quindi molto compatta, molto corta così, e con tantissime applicazioni interne, insomma, è difficile da realizzare. La scelta del passo così corto è stata perché si cercava di darle agilità nei cambi. In effetti poi alla fine si è rivelata tale, una macchina molto rapida, molto facile da guidare anche in montagna. Poi dopo, quando c'era la neve, il bagnato eccetera, facevamo delle cose incredibili, andavamo sulle piste di sci, in salita, facciamo con una macchina così potente che non c'è mai riuscito nessuno. E quindi veramente la macchina era lì. Abbiamo fatto perfino il record sul ghiaccio, che era una cosa tremenda, perché mi avevano detto che andavano su al Polo Nord, vicino al Polo Nord, lì c'era un lago ghiacciato e lì avrebbero fatto le prove. Dico, vabbè, se è un lago ghiacciato, tutto libero, eccetera. Invece poi, quando è arrivato il filmato, c'era un tratturo con 2 muri di ghiaccio dalle parti e non era più largo di 5 metri. E non solo, ma durante la notte si era alzata un po' la temperatura, per cui sotto era tutta una poltiglia di neve, non era una cosa ghiaccio, no, era una poltiglia. Per cui le macchine correvano dentro questo canale qui con, come dico, 2 muri di ghiaccio dalle parti. Quindi le lascio immaginare se la macchina sbandava, che cosa succedeva? Andava in pezzi, si ammazzava il guidatore, per cui avremmo fatto proprio un bello scherzo. E invece la macchina, nonostante il campione del mondo di rally dell'epoca, che non mi ricordo il nome, che aveva provato la sua macchina con i chiodi, con tutto quanto, era arrivato sui 190, 195 e dice: più di così, guardate, toglietelo dalla testa perché è molto pericoloso, è più veloce di così. Noi non potevamo usare i chiodi perché volevamo andare molto più veloci e non c'erano gomme chiodate. La Michelin dice: io non posso darvi delle gomme chiodate perché escono a quella velocità, no? Per cui dovete farlo con delle gomme che sono quanto meglio possibile, ma comunque sono gomme e non c'hanno i chiodi. E quindi l'abbiamo bene, con questa macchina è arrivata a 297 all'ora, in quella pista lì, urlava, era interessante vederlo mentre guidava, che urlava come un pazzo, aveva il terrore che potesse sbandare la macchina, invece la macchina era come sulle rotaie, e ha fatto questo percorso pazzesco, indenne. Potrei chiudere il tutto dicendo che già allora girammo al Nürburgring in 7 minuti e 44, che ancora oggi rimane un tempo di riferimento per le vetture attuali. Considera che giravamo con dei Michelin XX3, voglio dire, Poi abbiamo fatto il record del gas metano, perché volevamo anche poter dimostrare che il metano, contrariamente a quello che la gente pensa, il metano ha un potere calorifico che è superiore a quello della benzina e anche un numero di ottano superiore, per cui se tu hai il motore che sopporta queste e che accetta queste cose, il rendimento è incredibile. Infatti noi avevamo una potenza, perché l'abbiamo fatto con una GT normale da 550 cavalli, macchina debole, diciamo. Una scommessa che abbiamo fatto con quelli della SNAM di fare anche. L'obiettivo era superare i 300 km/h con una macchina alimentata a metano, a gas naturale, dove in realtà poi l'abbiamo omologata ai 344,7 km/h, che anche questo fu simpatico, bello e emozionante. E quindi abbiamo fatto il record in un battere d'occhio, senza tanti perdite di tempo, e quindi la macchina era veramente molto equilibrata, il motore era fantastico e quindi un grande piacere. È stato bellissimo, è stata la più bella esperienza che io abbia mai vissuto, la più bella scuola. Sono stati 5 anni fantastici dove ho imparato tantissimo,
Soprattutto credo di poter dire, ho imparato cosa significa fare il collaudatore, proprio la messa a punto. Se potessi tornare indietro ripartirei, ricomincerei da lì, rifarei lo stesso percorso. Sono stati anni dove ho collaborato con tecnici validissimi, abbiamo collaborato con la Michelin, quindi capire la differenza dove finisce il pneumatico, lo pneumatico e dove comincia la sospensione, che importanza ha la rigidezza torsionale del telaio, le boccole, il comfort, tutte queste cose che non conoscevo, insomma. Un insieme di cose che mi ha cresciuto tantissimo. Da lì in poi purtroppo l'azienda iniziò ad andare male, poi alla fine è fallita. Purtroppo sì. Sì. Sia dal punto di vista personale che professionale, devo dire, purtroppo. Dal punto di vista personale perché si era creata questa famiglia, questo team incredibile. Poi nel tempo ho vissuto tantissime altre realtà, ma non ho mai trovato un ambiente così come quello della Bugatti. Eravamo amici veri. Io mi ricordo che si correva cercando di portarvi un po' di lavoro al tuo collega per risparmiargli qualche cosa. Per noi lo straordinario era diventato ordinario. Lavorare il sabato, la domenica o in agosto era bello, era qualcosa di unico, e unico è rimasto. Per me è stato un grossissimo dispiacere, anche perché avevamo dimostrato che eravamo in grado di fare qualche cosa di eccezionale, infatti è stata considerata così. Quando noi abbiamo venduto la macchina al gruppo Volkswagen e poi Piech, il grande capo del gruppo, l'ha provata, dice questa macchina è eccezionale. Lui pensava che fosse, siccome noi eravamo una piccola ditta rispetto al grande gruppo Volkswagen, pensava che fosse una cosetta modesta, invece quando l'ha provata si è reso conto che era una macchina equilibratissima. Pensi che quelle che sono in giro cambiano soltanto l'olio e i filtri, non hanno bisogno di niente, è una cosa eccezionale per delle macchine con queste prestazioni. Da 0 a 100 scendemmo abbondantemente sotto i 3 secondi. E poi c'è stata la Super Sport, un pochino più leggera, un pochino più prestazionale, dove la velocità massima omologata era 351 km/h. Pensa di quanti anni fa stiamo parlando, quindi sono cifre che parlano da sole. Non c'è opinione in questo. La fabbrica era bellissima anche quella, perché insomma la gente non andava mai a casa, dovevamo proprio spingerli fuori, perché se no stavano lì anche la domenica, non c'era verso. Abbiamo fatto anche l'esperimento della tuta, finalmente, che tutti avessero una combinazione adatta, diciamo, alla marca che rappresentavano, perché loro dicevano noi qua non abbiamo questa abitudine, ognuno si veste come vuole. Dico sì, però sembriamo l'Armata Brancaleone quando facciamo una foto, vedi una roba che ti strapperesti i capelli dalla rabbia, dici ma che cacchio è questo? E così quando abbiamo fatto vedere di cosa si trattava, tutti hanno preso naturalmente di tutto e andavano in giro giorno e notte sempre con la tuta. La tuta era una combinazione molto elegante, per cui ci tenevano moltissimo, insomma, si sentivano orgogliosi di fare questo, anche perché il nostro prodotto era veramente eccezionale. Era proprio così, cioè noi eravamo una famiglia, noi siamo ancora una famiglia, perché gli auguri che continuiamo a scambiarci oggi dopo tanti anni, sentiti, veri, quando viene a mancare uno ci ritroviamo lì, là dove è possibile, insomma, tutti ad accompagnarlo nel suo ultimo. Cioè purtroppo sono capitati dei decessi, insomma abbiamo avuto delle perdite di amici, e ritrovarci tutti lì così non ti capita da nessun'altra parte. Quindi mi sono un po' perso lì, perché c'è stato un momento che mi stava venendo. Diciamo, dove noi abbiamo sbagliato è stato nel fatto che pensavamo, stupidamente, che potesse servire da stimolo, per cui anche gli altri pian pianino avessero portato su la produzione. Abbiamo visto che le prime macchine con 4 ruote motrici sono arrivate circa qualche mese fa, hanno cominciato a farle dopo 20-25 anni. Mi sembra che insomma ci hanno dormito sopra abbastanza, e nel frattempo hanno messo tanta gente in pericolo di vita, perché questo è il concetto. Ecco, detto questo, noi ritenevamo che appunto fosse invece possibile far crescere la qualità dei prodotti nazionali,
proprio per poter riprendere quella posizione che era una nostra prerogativa, perché in effetti prima della guerra e subito all'inizio, così, subito dopo, eccetera, le nostre Gran Turismo, le nostre automobili erano le più brillanti, non c'era niente da fare, no? C'erano delle Lancia che erano fantastiche, c'erano le Alfa Romeo, c'erano insomma tutte queste cose qua, le Maserati, eccetera. Poi invece pian pianino è andato tutto quanto, è stato lasciato andare in qualche maniera e quindi è stato un peccato, no? Quindi noi volevamo ricostituire questo polo della macchina di grandissime prestazioni, di grandissima qualità, che si imponesse sui mercati europei e che quindi trascinasse anche gli altri prodotti automobilistici. Non è stato possibile, comunque, pazienza, qualcun altro ci sta pensando. Se dovesse finire il mondo, perché per me se finisse l'automobilismo finirebbe il mondo, allora vorrei morire su quella macchina, essere seduto lì, vedermi il mondo che sparisse, perché per me è stato una parte importantissima della mia vita. Sì, penso una bella supersport.